A sete. Pizzerina. Quello che avete appena visto è la mia super doccia di luce rigenerativa. So, what exactly is this? It's a healing tank. This will bring the idiot back to full strength. The bubbles tickle. I'm healed! Sfrutta la fotobiomodulazione per curare, rigenerare e energizzare l'organismo. Aiuta anche a, diciamo, combattere molte problematiche che adesso andremo a vedere e per tenere alte le prestazioni e l'efficienza del nostro corpo. Cos'è la fotobiomodulazione? Diciamo che recentemente, più o meno recentemente, si è scoperto che fondamentalmente, grosso modo, noi, nel senso esseri umani, viventi, nel senso del regno animale, siamo un po' come le piante, ok? Che hanno bisogno della luce per crescere, in maniera un po' diversa. Quindi si dice che la luce, grosso modo, è bioattiva sull'uomo. Bioattiva significa appunto che va a modulare, a influenzare il metabolismo e il normale funzionamento e le funzioni delle nostre cellule, ok? Studi che poi andremo a vedere ci dimostrano che che spettri di luce come il rosso, che vanno dal rosso all'infrarosso, sono molto utili per la nostra salute, per il nostro metabolismo e per le prestazioni in generale del corpo, per l'aumento prestazionale. Tanto per dirne uno dei pionieri di questa tendenza, diciamo, è stato Neil Finsen, che nel 1903 vinse il premio Nobel per la medicina per aver curato lupus e vaiolo attraverso l'utilizzo di luce infrarossa. Piccola parentesi, allora, su Wikipedia attualmente su questo frangente si parla di luce ultravioletta. In realtà da tutte le altre parti, su tutti gli altri testi, si conferma che è luce infrarossa, tant'è che all'epoca, attraverso questa ricerca, lui ha coniato il termine thermal rays, cioè raggi termici, appunto perché per la proprietà dei raggi infrarossi di convogliare il calore, di portare calore. Tant'è che molti, ora non so quanto siete informati sull'argomento, comunque molti, quando hanno delle contratture muscolari, magari al collo cervicale, eccetera, mettono sti collari che emettono luce infrarossa che appunto scalda l'interno del muscolo, quindi facendo rilassare e eliminando la contrattura. Quindi la cosa già più o meno è conosciuta, molto meno sfruttata di quanto realmente dovrebbe essere, secondo me. Bene, dopo questa piccola parentesi andiamo a vedere effettivamente i vari benefici che può apportare l'utilizzo di luce rossa e infrarossa. Uno degli effetti più ricercati, ovviamente, da tutti quelli che iniziano a scontrarsi con questa realtà, è l'effetto anti-aging, cioè anti-invecchiamento. Cosa significa? Semplicemente la luce rossa si è scoperta, rossa infrarossa si è scoperto che stimola la produzione di collagene ed elastina, che appunto sappiamo bene essere dei primi componenti appunto per le nostre cellule epiteliali, e insieme a questi stimola
la produzione e l'aumento di densità di capillari nei nostri tessuti. Cosa significa? La rete di capillari nelle nostre, sotto la pelle si infittisce, i capillari diventano molto di più, quindi va ad aumentare la capacità di afflusso sanguigno alle varie parti del nostro corpo, in questo caso la pelle, aumentandone l'ossigenazione e l'apporto di nutrimenti. Quindi la pelle è più sana, viene nutrita di più perché gli arriva più sangue e più ossigeno. Altro effetto molto interessante è quello di riparare e modellare appunto la pelle. Cioè, se non avete ancora problemi di età, magari potreste avere qualche altro piccolo problemino riguardo la vostra pelle. E in questo la luce rossa vi viene in aiuto. Come? Si dimostra efficace anche nella lotta, per dire, contro herpes, psoriasi, acne, rosacea, eczemi, eruzioni cutanee ed ustione, come le ustioni come quelle del sole, quelle quando ci scottiamo quando andiamo al mare, per dire, non voglio mettere la crema, mi scotto, ecco, ci aiuta anche a contrastare quel tipo di ustioni, smagliature, e mi viene in mente altro, comunque tantissime altre cose, sempre grazie a questa capacità di stimolare la produzione di collagene, che appunto velocizza la riparazione delle cellule cutanee, appunto, e la produzione di ATP, che adesso andiamo a vedere. Anticipo semplicemente che aumentando l'ATP semplicemente si va a aumentare il carburante a disposizione delle cellule, quindi si aumenta la loro efficienza. Altro fatto molto interessante è che va a stimolare la produzione di fibroblasti e questo unito alla capacità di stimolare la migrazione dell'endotelio, sarebbero i tessuti interni, eccetera, migrazione inteso come espansione, ok, che si spostano. In generale velocizza a curare qualsiasi ferita superficiale, tagli, abrasioni, cose del genere. Si dimostra effettivamente che tramite l'irraggiamento di luce rossa e infrarossa le ferite si guariscono più in fretta. Altro grandissimo effetto molto molto positivo e di interesse è l'aumento dell'energia disponibile e quindi dell'efficienza delle cellule, ok? Come? Attraverso i mitocondri. Semplicemente la luce rossa stimola i mitocondri a produrre più carburante per il nostro organismo, per le nostre cellule. Appunto i mitocondri sono appunto le fabbriche dell'ATP. L'ATP è il carburante per eccellenza del nostro corpo, un carburante che è molto 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 utile e agognato dagli atleti, soprattutto dagli atleti o comunque chiunque svolga attività fisiche esplosive o sforzi intensi poco prolungati, insomma, perché appunto l'ATP è molto agognata proprio perché ce n'è poca disponibilità, c'è disponibilità immediata nelle nostre cellule, ma è poca. Come nelle piante la luce blu stimola i cloroplasti a produrre cellulosa, da noi invece a noi la luce rossa aiuta, stimola i mitocondri a produrre più ATP, quindi a dare più disponibilità energetica alla cellula, che fondamentalmente sarà più efficiente, svolgerà le sue funzioni in maniera migliore in qualsiasi campo questo. Per esempio, provate a immaginare i benefici che potrebbe apportare l'utilizzo di luce rossa regolarmente prima di ogni attività sportiva. Avrete semplicemente una dose di carburante in più da utilizzare nei vostri sforzi, quelli più intensi. Altro fatto molto interessante e di interesse soprattutto per alcuni di noi, grazie a questa capacità della luce rossa di stimolare l'aumento dei capillari, della densità dei capillari nei nostri tessuti, quindi di aumentarne l'ossigenazione, la luce rossa aiuta a stimolare la produzione di nuovi capelli, signori. Sì, aumenta la produzione di capelli, proprio perché i bulbi piliferi vengono sovralimentati, gli viene portato molto più sangue, quindi più ossigeno e nutrimenti. Magari quelli che sono via via che si stanno indebolendo di bulbi piliferi riprenderanno vita, quelli che già sono a posto inizieranno a produrre di più.
e quindi sì, aumenta la produzione di capelli. Altra cosa, grazie all'aumento dell'efficienza delle cellule, si dimostra anche che è di grande aiuto nella riduzione del grasso localizzato. Non so, chi magari ha la pancettina o che ne so, vuole modellarsi un attimino, la luce rossa può essere un grande aiuto. Inoltre, grazie alle già citate capacità di stimolare la produzione di collagene e elastina, si rende anche utile nella lotta contro i dolori articolari. Altro fatto interessante sulla luce rossa è che stimola la produzione di melatonina. Quindi cosa significa? Semplicemente la melatonina è quell'ormone che noi produciamo quando stiamo andando a dormire, comunque quando siamo stanchi, eccetera, l'ormone che diciamo accompagna il sonno. Quindi utilizzare la luce rossa semplicemente ci aiuterà ad avere un sonno più tranquillo, più rigenerativo, più riposante. Invece, per ultimo, ma non di minore interesse, anzi di interesse soprattutto per i colleghi maschietti, uno studio dell'Università di Siena portato al congresso dell'European College of Neuropsychopharmacology, ok, scusate, non era molto facile da dire, riporta che l'utilizzo di luce rossa è capace di aumentare i livelli di testosterone fino al 300%, ok? Questo perché semplicemente si è scoperto che normalmente diciamo l'interesse in quelle, diciamo, nella sfera, in una delle sfere più interessanti della vita, ok? Non voglio essere troppo diretto, diciamo viene stimolato, viene aumentato questo interesse quando nei periodi estivi, nei periodi dove quando c'è un maggior irraggiamento di luce. Avranno pensato, vuoi vedere che hanno cercato con la luce rossa e hanno scoperto che effettivamente dell'irraggiamento solare è lo spettro del rosso che lo spettro del rosso ci dà questo effetto benefico. Quindi aumenta il testosterone, ok? Aumenta la produzione di testosterone. Non interessa a tutti questo, ma suppongo che ad alcuni interessi. E tutto ciò è solo una parte dei benefici che apporta la mia doccia, perché come avete visto non c'è solo la luce rossa. Andiamo a vedere cosa succede con le altre luci. Veniamo alla luce verde. Allora, la luce verde, piccola parentesi, sicuramente aiuta a eliminare un problemino fastidioso, ma che non è nocivo, cioè nel senso è un problemino che si presenta 2 minuti per i 2 minuti successivi alla doccia, se appunto non c'è dentro luce verde, cioè che essendo bombardati continuamente da luce rossa o luce blu, quella dall'alto, l'occhio si ipersensibilizza, diciamo si assuefà, si abitua a ricevere tanto la luce rossa e la luce blu, quindi si ipersensibilizza per lo spettro del verde. Quindi cosa succede? Che come spegnete le luci e uscite dalla doccia o smettete il trattamento, quando trovate qualcosa di bianco, quando vedete qualcosa di bianco come anche una luce bianca, semplicemente la vedete verde, perché l'occhio si ipersensibilizza tra tutto lo spettro che quella lampadina, che quella luce, comunque che quel corpo bianco vi emette, si ipersensibilizza a quel frangente dello spettro verde, quindi per 2 minuti vedrete verde. Semplicemente mettendo dentro la doccia o trattandovi insieme alla luce rossa con la luce verde, l'occhio si rimane perfettamente sensibilizzato in maniera uguale, equalizzata su tutti i vari spettri, quindi una volta che smettete il trattamento non avete questo problema. È una cosa che potrebbe dar fastidio, nel senso, inizialmente ho pensato alla luce verde, a metterla per questo motivo, poi mi sono andato a vedere ed effettivamente qui entriamo nel nocciolo del discorso, cioè la luce verde si è iniziata a studiare molto più recentemente rispetto a quella rossa. Si è scoperto grosso modo che ha gli stessi effetti della luce rossa in maniera un po' meno efficiente,
però grosso modo fa comunque guarire in fretta le ferite, stimola la produzione di collaggene, più o meno tutti quanti gli stessi effetti. Se non che si è rivelata molto, un po' più efficace, cioè più efficace della luce rossa nella modulazione, nella stimolazione dei melanociti della pelle. Cosa sono? Sono quelle cellule che producono la melanina nella nostra pelle, cioè il pigmento. La melanina è quella che ci fa abbronzare fondamentalmente, è il pigmento più scuro che quando ci abbronziamo vediamo. Quindi cosa fa la luce verde? Semplicemente va a modulare e a regolare la produzione di melanina. Quindi si è scoperto che un utilizzo regolare di luce verde va ad evitare quelle formazioni di pigmento erratiche, come possono essere, per dire, i nei o le varie macchie nella pelle. Quindi diciamo aiuta, ecco, la regolarizzazione della pigmentazione della pelle, della pigmentazione cutanea. Altra proprietà interessante che si ritrova nella luce verde è diciamo, nel contrasto al dolore. Sì, diciamo che ha degli effetti antidolorifici. Si è riscontrata utile anche e soprattutto per i dolori reumatici, magari negli anziani, che è comunque un effetto interessante, quindi valeva la pena di citarlo qui. Bene, veniamo adesso alle luci blu, azzurre, ok? Allora, lo spettro di luce del blu si è rivelato, a differenza delle piante, appunto, che per le piante è di primaria importanza, visto che gli stimola la produzione di cellulosa. Nell'essere umano si rivela quasi inutile, relativamente inutile, nel senso che l'unica funzione importante che si è riscontrata è quella nella regolazione del ciclo circadiano, cioè del ciclo veglia-sonno. In poche parole, la luce blu è quella che ti sveglia, ok? Perché stimola la produzione di serotonina, che appunto è l'ormone che va a contrastarsi con la melatonina, che dicevamo che veniva stimolata dalla luce rossa. Detto questo, quindi magari non è consigliabile utilizzare, il trattamento con la luce blu prima di andare a dormire, cioè nel senso, non è che non vi addormentate, farete, magari se vi fate un trattamento di 20 minuti magari farete un po' più fatica ad addormentarvi, tutto lì, non è che vi tiene svegli tutta la notte, per carità. Ho provato sulla mia pelle, ho provato, sì, diciamo, vai a letto che ti senti un po' sveglio, stranamente sveglio ti senti, metti lì, ti rigiri un po' nel letto, poi alla fine sonno lo prendi. Ma le mie lampadine sono particolari, ovviamente non ho usato delle lampadine blu così, sono delle lampadine ad emissione di raggi UVB, sono quelle specializzate per i, diciamo, rettilari, per i rettili desertici, ok? Sono, siccome appunto non esistono, non si trovano a buon mercato delle lampadine, delle fonti luminose puramente a raggi UVB, ultravioletti di categoria B, che tra poco andremo a vedere cosa sono, cosa si differenziano dagli A. Quindi sono semplicemente delle lampadine che cercano di riprodurre bene o male i processi solari e emettendo quindi un'alta percentuale, queste sono tra le più alte ed è il 10%, di raggi ultravioletti B. Il resto ovviamente dell'emissione sarà, come vedete, luce blu ovviamente, e anche dei raggi ultravioletti A. E adesso andiamo a vedere qual è la differenza dei raggi ultravioletti, facciamo una leggera introduzione. Iniziamo dai raggi ultravioletti A. Gli UVA sono quelli a lunghezza d'onda maggiore, quindi sono i più penetranti, ok? Sono i responsabili dei magari melanomi, tumori della pelle, che si può incorrere durante eccessive esposizioni al sole senza protezioni o senza avere una sufficiente barriera di melanina nella pelle. Infatti il nostro corpo produce melanina, si abbronza proprio per contrastare come barriera, come scudo nei confronti di questi raggi ultravioletti A che vengono emessi normalmente dal sole, ok?
Ora, tranquilli perché quelle lampadine lì, queste lampadine non sono neanche minimamente paragonabili alle emissioni del sole. Quindi sono relativamente sicure e sono sicuramente molto più sicure delle docce solari che molti si vanno a fare per abbronzarsi, dove si mettono dei tubi, dei tubi a neon ad emissione pura di raggi ultravioletti addosso, e quelli sono relativamente molto 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 più pericolosi. Invece vediamo i raggi ultravioletti B. I raggi ultravioletti B, che sono quelli interessanti, sono di lunghezza d'onda inferiore rispetto agli A, quindi sono meno penetranti. Quindi l'unico effetto collaterale che noi notiamo quando andiamo magari al mare, quando ci andiamo a bronzare, è l'ustione superficiale. Diciamo, gli ultravioletti B sono quelli che a lungo andare, cioè subendo quindi lunghe esposizioni, però con potenze come quella del sole ovviamente, ci fanno incorrere appunto nelle ustioni solari, che sono quelle che bruciano, però appunto non, cioè è molto 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 meno frequente che dei melanomi, tumori della pelle saltino fuori cioè per colpa dei raggi UVB piuttosto che gli A, appunto perché gli A sono più penetranti, sono più pericolosi. Bene, la cosa interessante, veramente molto interessante e utile dei raggi UVB è che stimola la produzione di vitamina D3. Cos'è la vitamina D3? La vitamina D3 è una vitamina molto importante per il nostro organismo, è la vitamina che facilita, aumenta l'assimilazione del calcio attraverso le pareti intestinali, quindi appunto ci permette di assimilare più calcio e ne regola le funzioni del calcio nel nostro organismo. Ovviamente il calcio a cosa serve? Alle ossa fondamentalmente, non solo a quello, ma grosso modo alle ossa. Quindi la vitamina D3, detta in soldoni, fa bene alle ossa, rinforza le ossa, ok? E all'esposizione ai raggi UVB tramite appunto fotostimolazione è l'unico modo conosciuto che ha il nostro corpo di autoprodursi questa vitamina D3, ok? Si stima mediamente che l'80% del fabbisogno di vitamina D3 nel corpo umano venga diciamo prelevato attraverso fotostimolazione cutanea, cioè della pelle, cioè che la pelle subisce l'irraggiamento di raggi UVB e sintetizza questa vitamina appunto per utilizzarla fondamentalmente. Altro fatto molto interessante sempre per i colleghi maschietti è che la vitamina D3 insieme alla vitamina K2 stimolano la produzione di testosterone anche loro, quindi raga, non ce n'è, è una manna dal cielo sta luce, signori, cioè non c'è niente da dire. In descrizione vi metterò tutti i vari studi che sono stati fatti, eccetera, quindi andate a verificare tutto quello che vi dico, vi garantisco che è tutto vero, signori, è tutto vero. Dunque, in conclusione, diciamo la dose. Studi hanno riscontrato che gli effetti benefici si rendono già efficaci e si possono notare anche già solo dopo 10 minuti di esposizione, ok, al giorno. Quindi come terapia si può benissimo fare in 10-15 minuti semplicemente, e ovviamente se vogliamo fare 2+2 il modo migliore per subire il trattamento è di farlo da nudi, così che tutto il corpo venga appunto possa giovare di questa esposizione. Quindi quale posto meglio della doccia? Anche solo per il fatto del tempo che recuperate. Io comunque la doccia la faccio, una doccia al giorno più o meno la fate, spero. Almeno comunque una doccia al giorno si fa, e quindi in quei 10-15 minuti di doccia, oltre che lavarvi, ci si bombarda con questa luce. Inoltre l'acqua calda, il calore, aumenta il metabolismo, cioè accelera i vari metabolismi, quindi lavorerà in maniera sinergica, andrà ad aiutare, ad agevolare tutti i vari benefici che questo trattamento vi porterà. Quindi secondo me, parere mio, nella doccia, sotto la doccia calda, è la cosa perfetta per farlo, cioè proprio non c'è un posto migliore, secondo me, non c'è per subire il trattamento.
oltre, ripeto, per il tempo che si recupera, che non devo star lì fermo seduto con la luce. Mentre faccio la doccia, sono nudo, mi giro, mi muovo, quindi bene o male tutto il corpo viene irraggiato, di conseguenza è eccezionale. Quindi, concludendo, la doccia solare rigenerativa è un must per tutti i biohacker, fondamentalmente. E adesso andiamo a vedere da vicino come l'ho fatta, così se volete rifarla nella stessa maniera o così. Ora, a parte il casino, so benissimo che sta cosa è molto brutta da vedere. Nessuno vi vieta di coprire tutto il sistema con dei pannelli in maniera che non si veda. A me, sinceramente, dell'estetica non frega niente. Ok, per me le cose, questa è un'opinione personale, le cose devono funzionare, non devono essere per forza belle. Comunque, da lì l'ha presa, da lì ho preso, cioè da lì ho passato i cavi del condizionatore, preso la corrente, portata attraverso sto cavo qui. Ovviamente per evitare accumuli di acqua eccetera, per il vapore che si può accumulare in doccia, ok, che queste sono sigillate, ma assicuratevi che la presa femmina, quando la mettete, guardi sempre verso il basso, quindi in maniera che eventuali accumuli di umidità, di acqua eccetera sgoccino via, e basta. Poi cosa succede? La corrente viene da questo cavo portata qua dentro, che ci sono i 3 interruttori, rosso, verde e ultravioletti. Potete anche metterne uno solo, semplicemente per tutto. Io ho voluto farlo separato così. Interruttori che vanno a interrompere l'alimentazione che va poi alle varie luci. E vediamo, allora questo cavo qui mi va, questa è l'alimentazione delle strisce a LED. Queste sono delle strisce a LED che verdi, che semplicemente qua, ok, ho messo dei mammut, stretto i cavi e ho usato il cavo grosso purtroppo perché, cioè, non è necessario un cavo così grosso. Ho usato questi cavi qui perché non ne avevo altri più piccoli, sinceramente, e vabbè. E quindi questa qua, la qua va a alimentare, appunto, come vedete qui, va a alimentare queste strisce a LED. Da qua passa sopra qui, appunto, per permettere alla portina di scorrere. Ovviamente un cavo qui va ad alimentare queste strisce a LED, questa e quest'altra, mentre la terza, questa qui che seguirò, andrà ad alimentare questa striscia LED. Bene, e questo è il verde. Poi veniamo al rosso. Il rosso è questo. Allora, come vediamo, da qua esce questo cavo qui che passa sotto, ha dentro quest'altra scatolina, anzi mi metto in alto così si vede meglio. Questa scatolina che cosa fa? Qua escono questi 2 cavi che, appunto, questi sono gli interruttori singoli delle varie luci. Potete anche eliminarli di mezzo, quei cavi io li ho lasciati, li lascio sempre accesi. Comunque vanno ad alimentare, attenzione, questa è sempre, c'era 220, vanno ad alimentare qua, tutte le lampade funzionano a 220 volt, tutte, comprese le strisce LED. Vedete, tipo, prendiamo questo cavo qui in oggetto, ok, questo qua, tac, e si va a infilare nel connettore del pannello luce rossa. Allora, il pannello, questo è un pannello da 45 watt, ok? Ogni pannello, se notate, è alternato. Allora, di solito se ne usano 3 tipi. Questo qua di LED con 3 lunghezze d'onda diversa. Questo qui ne ha solo 2, ma penso che vada bene lo stesso. Se vedete questi qui, tra quelli accesi, sono leggermente accesi, ma poco accesi. Allora, questo è perché sono infrarossi. Il nostro occhio, a occhio nudo, questi qui li vedreste, questo li vedreste completamente spenti, ok? Sembrerà quasi che non funzionino. In realtà sono accesi
Allora, la fotocamera del cellulare è leggermente sensibile all'infrarosso, quindi riesce a vedere un pochino di barlume, ok, questo puntino, ma voi non preoccupatevi quando li comprate se a occhio nudo le vedrete spente, perché non vuol dire che non funziona, ma bensì essendo a infrarossi il vostro occhio semplicemente non è progettato per notare, per vedere quello spettro di luce. Bene, ora veniamo alle OVB. Allora, quello che ho usato per appenderle è un portalampadine che vedete a pinza, che ho stretto con delle fascette al tubo della doccia, che sono flessibili, ok, quindi poi regolabili e tutto. Un singolo coso, quello che ne ho prese, è molto carino perché ne ha tre, ok, tre che finiscono appunto con la classica vite per lampadine. La lampadina è questa, e vi ho montato una specie di plafoniera che, come si può notare, adesso vedremo come l'ho fatta, fatta con la bottiglia del succo di frutta, con poi attaccato con del biadesivo, che qua sotto si vede, la carta stagnola che appunto ha la proprietà di riflettere molto bene la luce, in maniera da concentrare gran parte dell'emissione della lampadina in questa direzione, ok? Gli fa da riflettente, da plafoniera. Adesso vediamo inoltre per come è fatta, appunto il collo della bottiglia è stato tagliato qui in maniera, pian piano accorciato, in maniera che man mano che andavo a stringere ho notato che stringendo e a fine corsa che la lampadina, diciamo, evitandosi arrivasse a fine corsa, appunto a pressione mantenesse la plafoniera bella ancorata qui, quindi si mantiene molto bene. Ecco, giriamo un po' di qua, ok. Queste lampadine sono lampadine da 26 watt. Comunque queste sono quelle, allora se vedete c'è scritto, quando si dovete comprare, UVB 10, ok, 10.0, ecco, 26 watt. 10.0 appunto vuol dire che il suo spettro, cioè del suo spettro il 10% è UVB. Appunto lampadine così non ce ne sono di questo tipo, o comunque a questo prezzo, con un'emissione più alta di UVB. Comunque penso che vada bene lo stesso. Appunto 26 watt. Esistono anche delle lampadine con la stessa emissione da 13 watt, che sono semplicemente lunghe fino a qua, non solo questo pezzo qui, gli mancano altre due spire, e ovviamente avranno una resa inferiore, cioè consumano meno ma avranno comunque un'emissione inferiore, e siccome già comunque a 40 cm queste lampadine hanno, diciamo, poca efficacia, è meglio appunto cercare di tenere l'emissione il più alta possibile. E ovviamente come vedevamo, il cavo di questa plafoniera qui viene passato qui, tac, e da dietro qui, tac, esce qua dentro e mi entra appunto qua no, questo è il verde, ok, sotto questo interruttore. Quindi risultato questo, anzi spegniamo la luce che magari si vede più carino. Ecco, il risultato è questo. La doccia chiusa, tutti i pannelli che sparaflashano dentro. Ok, rivediamo da dentro. Allora, la prima volta, questa luce rossa molto intensa a cui non siamo abituati, la prima volta può dar fastidio, soprattutto per il primo minuto, anche magari per la paura che possa far male agli occhi. In realtà vi posso dire che già dopo la seconda doccia non dà fastidio, diventa proprio naturale, normale, cioè non dà assolutamente problemi.
Visto che parlavamo proprio del fastidio magari che può dare agli occhi, soprattutto le prime volte, questa luce, vi darò una mia nota personale, ok? È una mia personale opinione, sensazione dovuta alla mia personale esperienza, ok? Magari può essere anche solo un placebo, la metto come anticipazione. Bene, io nell'ultimo periodo, probabilmente soprattutto a causa del fatto che vuoi per lavoro, vuoi per interessi personali, vuoi per qualsiasi motivo, sto veramente tanto tempo davanti al computer o al telefono, schermi, display comunque, e ho iniziato a notare un affaticamento oculare, cioè che dopo un po' di tempo che sto allo schermo inizia magari ad appannarsi un po' la vista, ci metto un po' più di tempo a mettere a fuoco le cose da lontano, e diciamo comunque un effetto, è un problema non troppo piacevole. Però sorprendentemente, da quando mi faccio le docce in questo modo, con questa luce, non sto più avendo questo problema. Non so, sarà quello, sarà effetto placebo. Ora non sono andato a cercare effettivamente degli studi riguardo a questo. Adesso lo farò, se li trovo li metto in descrizione, ovviamente, come tutti gli studi che ho citato finora, così che possiate verificare effettivamente la veridicità di quanto vi ho riportato. E niente, spero che questo progetto vi sia piaciuto, spero che lo riproduciate a casa vostra in un modo o nell'altro. Spero che vi sia piaciuto il video e che non vi siate annoiati troppo nella spiegazione. Niente, quindi se vi è piaciuto mettetemi un like, iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!